Avevamo fatto il bagno prima del tramonto e mentre preparavamo la cena, i raggi obliqui della luce facevano brillare la sabbia bianca intorno a noi. Il sole, come un disco rosso e traslucido, scendeva dietro le distese brune dei campi di Gran Turco proprio mentre sedevamo a mangiare, e lo strato d'aria calda che era rimasto sopra l'acqua e sulla nostra lingua di sabbia pulita si faceva più fresco, portando con sé l'odore intenso delle piante selvatiche e dei girasoli che crescevano sulla riva più pianeggiante. Il fiume, come uno qualunque della mezza dozzina di corsi d'acqua che irrigano le terre di mais nel Nebraska, era scuro e lento. Su una riva correva una linea irregolare di sponde alte e spoglie, dove poche querce basse e contorte gettavano ombre leggere sull'erba alta. La riva occidentale invece era bassa e pianeggiante, con campi di mais che si estendevano fino all'orizzonte, e lungo l'argine c'erano piccole insenature e spiagge dove ondeggiavano sottili pioppi e giovani salici. La turbolenza del fiume in primavera non favoriva i mulini, e al di là della manutenzione del vecchio Ponte Rosso, gli indaffarati agricoltori non si occupavano del corso d'acqua. Così i ragazzi di St. Town ne restavano padroni indisturbati. In autunno andavamo a caccia di quaglie tra le chilometriche distese di stoppie e i campi di foraggio lungo la riva pianeggiante, e quando finiva la stagione del pattinaggio invernale e il ghiaccio si ritirava, le piene primaverili e le terre allagate ci regalavano l'emozione più grande dell'anno. Il corso del fiume non era mai lo stesso per 2 stagioni consecutive. Ogni primavera la corrente ingrossata erodeva un rialzo a est, oppure rosicchiava qualche acro di campi di mais a ovest e trascinava via la terra per depositarla altrove, in banchi di fango schiumoso. Quando l'acqua si abbassava a metà estate, nuovi banchi di sabbia emergevano, asciugandosi e sbiancando sotto il sole d'agosto. A volte si consolidavano così bene che la furia della piena successiva non riusciva a smuoverli e piccoli salici spuntavano vittoriosi dalla schiuma gialla, mettevano le prime foglie in primavera, crescevano durante l'estate e con l'intreccio delle radici tenevano insieme la sabbia umida sotto di loro contro gli assalti di un altro aprile. Tra loro ogni tanto splendeva un pioppo, che tremava nella lieve corrente d'aria che lambiva la superficie dell'acqua, anche nelle giornate in cui la polvere restava sospesa come fumo sopra le strade sterrate. Fu su un'isola come quella, nel 3° anno del suo primo verdeggiare, che accendemmo il nostro fuoco di guardia, non all'ombra dei salici flessuosi, ma sulla terra piana di sabbia fine che si era formata quella primavera, un piccolo lembo di mondo nuovo, finemente solcato da increspature e disseminato di minuscoli scheletri di tartarughe e pesci, tutti bianchi e asciutti come fossero stati sapientemente essiccati. Eravamo stati attenti a non intaccarne l'integrità, sebbene spesso nuotassimo fin lì nelle sere d'estate e ci sdraiassimo sulla sabbia a riposare. Era il nostro ultimo fuoco di guardia quell'anno, e c'erano dei motivi per cui lo avrei ricordato meglio di tutti gli altri. La settimana seguente gli altri sarebbero tornati ai loro posti alla St. Town High School, ma io sarei salito al Divide per insegnare nella mia prima scuola di campagna, nel distretto norvegese. Già al pensiero di lasciare i ragazzi con cui avevo sempre giocato mi prendeva la nostalgia, di lasciare il fiume e salire verso una pianura ventosa fatta solo di mulini, campi di mais e grandi pascoli, dove il paesaggio non aveva nulla di capriccioso o indomabile, nessuna nuova isola e nessuna possibilità di incontrare uccelli sconosciuti, come quelli che spesso seguivano i corsi d'acqua. Tanti altri ragazzi andavano e venivano e usavano il fiume per pescare o pattinare, ma noi 6 eravamo legati al suo spirito ed eravamo amici soprattutto grazie a lui. C'erano i 2 fratelli Hasler, Fritz e Otto, figli del piccolo sarto tedesco. Erano i più giovani tra noi, ragazzini di 10 e 12 anni, coi capelli e il viso bruciati dal sole e gli occhi azzurri. Otto, il maggiore, era il migliore in matematica e se la cavava bene a scuola, ma in primavera mollava sempre, come se il fiume non potesse fare a meno di lui. Lui e Fritz pescavano grossi pesci gatto e li vendevano in giro per la città e stavano così tanto in acqua che erano scuri e sabbiosi come il fiume. Poi c'era Percy Pound,
un ragazzo grassoccio e lentigginoso con guance paffute. Seguiva una mezza dozzina di giornaletti per ragazzi ed era sempre in punizione perché lo beccavano a leggere storie poliziesche dietro il banco. E c'era Tip Smith, destinato con le sue lentiggini e i capelli rossi a fare il buffone in tutti i nostri giochi, anche se camminava come un vecchietto rigido e aveva una risata strana, quasi stridula. Tip lavorava sodo ogni pomeriggio nel negozio di alimentari del padre e lo spazzava prima di andare a scuola la mattina. Perfino i suoi passatempi erano faticosi. Collezionava instancabilmente figurine di sigarette e linguette di latta del tabacco e passava ore e ore curvo su un piccolo seghetto da traforo che teneva in soffitta. I suoi beni più preziosi erano alcune boccette di pillole che, a suo dire, contenevano chicchi di grano della Terra Santa, acqua del Giordano e del Mar Morto e terra del Monte degli Ulivi. Suo padre le aveva comprate da un missionario battista che le vendeva porta a porta e Tip sembrava trarre grande soddisfazione dalla loro origine lontana. Il ragazzo alto invece era Arthur Adams. Aveva occhi color nocciola molto belli, quasi troppo riflessivi e sensibili per un ragazzo, e una voce così piacevole che tutti amavamo sentirlo leggere ad alta voce. Persino quando a scuola doveva leggere delle poesie, a nessuno veniva mai da ridere. Che poi, a dire il vero, a scuola non ci stava tanto. Aveva 17 anni e avrebbe dovuto finire il liceo l'anno prima, ma era sempre in giro da qualche parte col fucile. La madre di Arthur era morta e suo padre, preso febbrilmente dagli affari suoi, voleva mandarlo a studiare fuori per toglierselo di torno. Ma Arthur ogni volta riusciva a rimandare di un anno, promettendo che stavolta avrebbe studiato. Me lo ricordo alto e abbronzato, viso intelligente, sempre lì a bighellonare in mezzo a noi ragazzini. Rideva più spesso di noi che con noi, ma aveva una risata così dolce e soddisfatta che finivamo per sentirci quasi lusingati quando riuscivamo a provocarla. Anni dopo si sarebbe detto che Arthur avesse preso brutte strade già da ragazzo, ed è vero che lo vedevamo spesso coi figli del giocatore d'azzardo e col figlio della vecchia Fanny, la spagnola. Ma se in loro compagnia aveva imparato qualcosa di brutto, con noi non lo lasciò mai trapelare. Avremmo seguito Arthur ovunque, ma devo dire che non ci portò mai in posti peggiori delle paludi di canne e dei campi di stoppie. Questi erano i ragazzi che campeggiavano con me quella notte d'estate sulla lingua di sabbia. Dopo aver finito di mangiare battemmo il boschetto dei salici in cerca di legna da ardere. Quando ne avemmo raccolta abbastanza era già calata la notte e l'odore pungente di erbe della riva si faceva più intenso col fresco. Ci buttammo a terra intorno al fuoco e facemmo un altro inutile tentativo di mostrare a Percy Pound il piccolo carro. Ci avevamo provato tante volte, ma non riusciva mai ad andare oltre quello grande. «Vedi quelle 3 stelle grandi proprio sotto il manico, con quella più luminosa in mezzo?» chiese Otto Hasler. «Quella è la cintura di Orione e quella più luminosa è la fibbia». Mi accovacciai dietro la spalla di Otto e, seguendo la linea del suo braccio, puntai lo sguardo sulla stella che sembrava posata sulla punta del suo indice fermo. I fratelli Hasler pescavano con la rete di notte e conoscevano molte stelle. Percy rinunciò all'orsa minore e si sdraiò sulla sabbia, con le mani giunte dietro la testa. «Riesco a vedere la stella polare», annunciò soddisfatto indicandola con l'alluce. «Quella può servire a chiunque si perda». La guardammo tutti. «Come si sarà sentito Colombo quando la bussola non puntava più a nord?» chiese Tip. Otto scosse la testa. «Mio padre dice che una volta c'era un'altra stella polare e che forse nemmeno questa durerà per sempre. Mi chiedo cosa succederebbe a noi qua giù se le accadesse qualcosa». Arthur fece una risatina. «Io non mi preoccuperei, Ott. Non credo che le succederà nulla per ora. Guarda la Via Lattea. Chissà quanti indiani morti ci sono lassù». Ci sdraiammo e restammo a guardare la volta scura del mondo, in silenzio. Il gorgoglio dell'acqua si era fatto più cupo. Avevamo spesso notato che di notte aveva una nota ribelle, quasi lamentosa, molto diversa dall'allegro mormorio del giorno. Sembrava la voce di un corso d'acqua ben più profondo e potente. Il nostro fiume aveva sempre questi 2 stati d'animo, uno di serena compiacenza
l'altro di inconsolabile e appassionato rimpianto. «Strano come le stelle siano tutte disposte come a formare dei disegni», osservò Otto. «Ci potresti fare quasi qualsiasi forma geometrica. Sembrano sempre avere un significato. Alcuni dicono che il destino di ognuno sia scritto nelle stelle, no?» «Nel vecchio continente lo credono», confermò Fritz. Ma Arthur si limitò a ridere. «Stai pensando a Napoleone, Fritzi. Lui aveva una stella che si spense quando cominciò a perdere battaglie, ma non credo che le stelle stiano lì a fare il conto della gente di St. Town». Stavamo fantasticando su quante volte avremmo potuto contare fino a 100 prima che la stella della sera sparisse dietro i campi di mais, quando qualcuno gridò: «Ecco la luna! Ed è grande come una ruota di carro!» Ci alzammo tutti di scatto per accoglierla mentre risaliva oltre le sponde alle nostre spalle. Veniva su come un galeone a vele spiegate, una cosa enorme e barbarica, rossa come un dio pagano infuriato. «Quando la luna saliva così rossa», annunciò Percy, «gli Aztechi sacrificavano i prigionieri sulla cima dei templi». «Ma va, Pers, questa l'hai letta su Golden Days. Tu ci credi, Arthur?» chiesi. Arthur rispose, con tono serio: «Può essere. La luna era uno dei loro dei. Quando mio padre era a Città del Messico, vide la pietra dove sacrificavano i prigionieri». Mentre ci sdraiavamo di nuovo vicino al fuoco, qualcuno chiese se i costruttori dei tumuli fossero più antichi degli Aztechi. Ogni volta che saltavano fuori i costruttori dei tumuli non riuscivamo più a lasciarli perdere e stavamo ancora facendo congetture quando sentimmo un tonfo nell'acqua. «Deve essere stato un grosso pesce gatto», disse Fritz. «A volte saltano. Devono vedere gli insetti anche al buio. Guarda che scia fa la luna». Sull'acqua correva una lunga scia argentata e dove la corrente si increspava contro un grosso tronco ribolliva luccicante, come fossero monete d'oro. «Secondo voi c'è mai stato dell'oro nascosto in questo vecchio fiume?» chiese Fritz. Era sdraiato come un piccolo indiano dalla pelle scura, vicino al fuoco, col mento appoggiato alla mano e i piedi nudi in aria. Suo fratello rise, ma Arthur lo prese sul serio. «Alcuni spagnoli ci credevano che da queste parti ci fosse dell'oro. 7 città piene zeppe d'oro», dicevano, e Coronado e i suoi uomini vennero fin quassù a cercarle. Gli spagnoli un tempo erano dappertutto da queste parti. Percy sembrò interessato. «Era prima che arrivassero i mormoni?» Scoppiammo tutti a ridere. «Molto prima dei padri pellegrini, Pers. Magari sono passati proprio lungo questo fiume. Seguivano sempre i corsi d'acqua». «Chissà dove comincia davvero questo fiume», disse pensieroso Tip. Era un mistero vecchio e affascinante che la cartina non spiegava chiaramente. Sulla mappa la piccola linea nera si interrompeva da qualche parte nel Kansas occidentale, ma siccome i fiumi nascono di solito in montagna, era naturale pensare che il nostro venisse dalle montagne rocciose. La sua destinazione la sapevamo, era il Missouri, e i fratelli Hasler sostenevano sempre che in tempo di piena si potesse partire da St. Town, lasciarsi trasportare dalla corrente e arrivare, prima o poi, fino a New Orleans. E puntualmente ricominciarono con la solita storia. «Se noi ragazzi avessimo abbastanza fegato per provarci, non ci vorrebbe niente ad arrivare fino a Kansas City o a St. Joe». Cominciammo a parlare dei posti in cui volevamo andare. I fratelli Hasler volevano vedere i macelli di Kansas City e Percy voleva vedere un grande magazzino a Chicago. Arthur faceva da interlocutore e non si sbilanciava. «Adesso tocca a te, Tip». Tip si girò appoggiandosi su un gomito e attizzò il fuoco. I suoi occhi sbirciavano timidamente da quel suo strano visino teso. «Il posto dove voglio andare io è lontanissimo. Me ne ha parlato mio zio Bill». Lo zio Bill era un vagabondo, preso dalla febbre dell'oro, che era capitato a St. Town con un braccio rotto e una volta guarito se n'era andato di nuovo. «E dov'è?» «Beh, è giù nel Nuovo Messico, da qualche parte. Non ci sono ferrovie né niente del genere. Bisogna andarci coi muli e finisci l'acqua prima di arrivare e devi bere pomodori in scatola». «Dai, continua. Com'è quando ci arrivi?» Tip si mise a sedere e cominciò a raccontare, tutto eccitato. «Laggiù c'è una grande roccia rossa che si alza dalla sabbia per quasi 900 piedi. Tutto intorno è pianeggiante. Questa roccia si alza da sola, come un monumento.
Laggiù la chiamano la rupe incantata, perché nessun uomo bianco è mai arrivato in cima. Le pareti sono lisce e salgono dritte come un muro. Gli indiani dicono che centinaia di anni fa, prima che arrivassero gli spagnoli, lassù, in aria, c'era un villaggio. La tribù che ci viveva aveva una sorta di scala fatta di legno e corteccia che pendeva lungo la parete della rupe e gli uomini scendevano per cacciare e riportavano su l'acqua in grandi giare portate sulla schiena. Lassù tenevano scorte di acqua e carne secca e non scendevano mai se non per la caccia. Era una tribù pacifica che faceva tessuti e ceramiche e si era rifugiata lassù per stare lontana dalla guerra. Cioè, insomma, potevano colpire chiunque provasse a salire per quelle loro scale. Gli indiani dicevano che era un bel popolo, dalla religione un po' strana. Secondo zio Bill erano abitanti delle rocce che avevano passato qualche guaio e avevano dovuto abbandonare casa. Di certo non erano guerrieri. E una volta, quando gli uomini erano a caccia, si scatenò una tempesta terribile, una specie di tromba d'aria, e quando tornarono alla loro roccia scoprirono che la scala era stata completamente distrutta e ne restavano solo pochi gradini, sospesi lassù nel vuoto. Mentre erano accampati ai piedi della roccia, senza sapere che fare, arrivò una banda di guerrieri dal nord e li sterminò tutti fino all'ultimo, sotto gli occhi dei vecchi e delle donne rimasti sulla roccia. Poi i guerrieri proseguirono verso sud e lasciarono il villaggio a cavarsela come poteva. Naturalmente non riuscirono mai a scendere. Morirono di fame lassù e quando i guerrieri tornarono sulla via del nord sentirono i bambini piangere dal bordo della rupe fin dove erano riusciti a trascinarsi, ma non videro nemmeno un adulto e da allora mai nessuno è più salito fin lassù. Rabbrividimmo tutti a quella storia e ci tirammo su. «Non poteva esserci molta gente lassù», obiettò Percy. «Quant'è grande la cima, Tip?» «Oh, abbastanza grande, abbastanza da far sembrare la roccia molto meno alta di quanto sia in realtà. La cima è più larga della base, la rupe è come consumata per diverse centinaia di metri, e anche per questo che è così difficile da scalare». Gli chiesi come avessero fatto gli indiani, in principio, a salire lassù. «Nessuno lo sa, né come né quando. Una volta passò un gruppo di cacciatori e vide che lassù c'era un villaggio. E questo è quanto». Otto si fregò il mento, pensieroso. «Deve esserci un modo per arrivarci. Non potevano calare una corda da qualche parte e tirar su una scala?» Gli occhietti di Tip brillavano di eccitazione. «Io un modo lo so. Io e lo zio Bill ne abbiamo parlato per bene. C'è una specie di razzo che potrebbe portare una corda di là, lo usano i soccorritori, e poi puoi tirare su una scala di corda, fissarla bene sotto e tenderla con dei tiranti dall'altra parte. Io quella rupe la salirò e ho già pensato a tutto». Fritz gli chiese cosa si aspettasse di trovare una volta arrivato lassù. «Ossa, magari, o i resti del villaggio, o ceramiche, o qualcuno dei loro idoli. Lassù potrebbe esserci qualunque cosa. In ogni caso, io voglio vedere». «Sicuro che nessun altro sia mai stato lassù, Tip?» chiese Arthur. «Sicurissimo. Quasi nessuno va mai laggiù. Una volta dei cacciatori hanno provato a scavare dei gradini nella roccia, ma non sono riusciti ad andare più su di così, fin dove si arriva con la mano. La rupe è tutta granito rosso. Secondo lo zio Bill è un masso lasciato lì dai ghiacciai. È un posto strano, comunque. Nient'altro che cactus e deserto per centinaia di chilometri. Eppure, proprio sotto la rupe c'è acqua buona e tanta erba. Ecco perché i bisonti andavano laggiù». All'improvviso sentimmo un grido sopra il fuoco e ci alzammo di scatto. Alto nel cielo, sopra di noi, un uccello scuro e slanciato scivolava verso sud, una gru urlatrice. Lo capimmo dal verso e dal lungo collo. Corremmo fino al bordo dell'isola, sperando di vederla posarsi, ma continuò a ondeggiare verso sud lungo il corso del fiume finché non la perdemmo di vista. I fratelli Hasler dissero che a giudicare dal cielo doveva essere passata la mezzanotte. Così aggiungemmo altra legna al fuoco, ci mettemmo le giacche e ci rannicchiammo nella sabbia ancora calda. Alcuni di noi fingevano di dormire, ma credo che in realtà tutti stessimo pensando alla rupe di Tip e a quella gente scomparsa. Nel bosco le tortore si chiamavano con voce malinconica e una volta sentimmo abbaiare un cane, lontano. Qualcuno è entrato nel campo di meloni del vecchio Tommy.
mormorò Fritz, assonnato, ma nessuno gli rispose. Dopo un po', Percy parlò dalla penombra. «Senti, Tip, quando vai laggiù mi porti con te?» «Forse. E se uno di noi ci arrivasse prima di te, Tip?» «Chiunque arrivi per primo alla rupe deve promettere di raccontare esattamente agli altri cosa trova», disse uno dei fratelli Hasler. E su questo fummo tutti subito d'accordo. Un po' rassicurato mi addormentai. Devo aver sognato una corsa verso la rupe, perché mi svegliai con una specie di paura, che gli altri mi stessero superando e che stessi perdendo la mia occasione. Mi tirai su, coi vestiti umidi addosso, e guardai gli altri, sdraiati alla rinfusa attorno al fuoco spento, in posizioni scomposte e inquiete. Era ancora buio, ma il cielo aveva quell'ultimo meraviglioso azzurro della notte. Le stelle brillavano come globi di cristallo e tremavano, come se risplendessero attraverso una profondità d'acqua limpida. Mentre le guardavo cominciarono a sbiadire e il cielo si fece più chiaro. Il giorno arrivò all'improvviso, quasi di colpo. Mi voltai per dare un'ultima occhiata alla notte azzurra ed era già sparita. Ovunque gli uccelli cominciarono a cantare e una miriade di piccoli insetti iniziò a frinire e a saltellare tra i salici. Una brezza si levò da ovest, portando con sé l'odore intenso del mais maturo. I ragazzi si rigirarono e si scossero. Ci spogliammo e ci tuffammo nel fiume proprio mentre il sole spuntava oltre le rupi battute dal vento. Quando tornai a St. Town per Natale, andammo coi pattini fino alla nostra isola e riprendemmo da capo tutto il progetto della rupe incantata, rinnovando il nostro proposito di trovarla. Eppure, sono passati 20 anni e nessuno di noi è mai salito sulla rupe incantata. Percy Pound è diventato un agente di borsa a Kansas City e non va da nessuna parte che la sua automobile rossa non possa raggiungere. Otto Hasler è entrato nelle ferrovie e ha perso un piede in un incidente mentre azionava il freno. Poi lui e Fritz hanno preso il posto del padre, come sarti del paese. Arthur trascorse tutta la vita in quella sonnolenta cittadina. Morì prima di compiere 25 anni. L'ultima volta che lo vidi, ero tornato a casa per una delle vacanze dell'università. Stava seduto su una sdraio all'ombra di un pioppo nel piccolo cortile dietro uno dei 2 saloon di St. Town. Era molto trasandato e gli tremavano le mani, ma quando si alzò per salutarmi, i suoi occhi erano limpidi e caldi come sempre. Dopo aver parlato con lui per un'ora e averlo sentito ridere di nuovo, mi chiesi come fosse possibile che la natura, dopo aver messo tanta cura in un uomo, dalle mani fino all'arco del piede, l'avesse poi lasciato andare così, perdendoselo a St. Town. Scherzò sulla rupe di Tip Smith e disse che ci sarebbe andato non appena fosse arrivato un po' di fresco. Pensava che anche il Grand Canyon potesse valerne la pena. Quando lo salutai, ero certo che non sarebbe mai andato oltre l'alta staccionata di legno e la confortevole ombra del pioppo. E infatti fu proprio sotto quell'albero che morì, una mattina d'estate. Tip Smith parla ancora di andare nel Nuovo Messico. Ha sposato una donna trasandata e spendacciona, è stato per anni appresso ai figli piccoli ed è diventato curvo e grigio tra pasti irregolari e sonno interrotto. Ma ormai le difficoltà peggiori sono alle spalle e, come dice lui, è entrato in acque tranquille. L'ultima volta che sono stato a St. Town, era una tarda notte di luna piena, tornai a casa con lui dopo che aveva fatto i conti e chiuso il negozio. Facemmo un giro più lungo e ci sedemmo sui gradini della scuola e tra noi facemmo rivivere ancora il sogno della roccia rossa solitaria e di quella gente scomparsa. Tip insiste che prima o poi ci andrà davvero, ma ora pensa di aspettare che suo figlio Bert sia abbastanza grande per andarci con lui. Bert lo sa già e non pensa ad altro che alla rupe incantata.